Comunque è una casa, ha ragione Matteo, è cupa, Mamma è mia. pesante. Io sapete che il coraggio non è che mi manchi. No. Ovviamente quando sono venuto da solo ovviamente ero un po' Rumore, suggestionato. scusa Matteo, rumore. Ancora giù, dove eravamo prima. Vai. Però adesso che sono con voi, che normalmente quando sono in gruppo proprio abituato a fare le esplorazioni da solo, non ho questo senso di angoscia, diciamo. Beh, insomma, poi se è notte, siamo al non buio so. È tutti. qualcosa di diverso, non è una roba che provo normalmente. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. Allora, Matteo dei Cinque Goonies ovviamente, ci ha portato in un posto incredibile, una casa piena di storia e insomma adiacente alla casa avete notato un'azienda agricola. Un'azienda agricola, era un villaggio agricolo. Un villaggio agricolo, con addirittura una chiesa posta fuori dalla casa, che prima era una chiesa ma poi è diventata successivamente un fienile per poi essere ad oggi un deposito di rifiuti. È stato Quindi, proprio modificato proprio per sì, diventare un deposito. l'unica un fienile. cosa è l'estetica, no? Che Sì, assomiglia l'esterno ovviamente, l'esterno. sì. Però insomma lì ci siamo andati con discrete aspettative, non tantissime, perché comunque dico discrete perché comunque la casa ha una storia incredibile e però di fattacci particolari Non è non se ne successo, sapevano. non ci sono fatti né di cronaca né situazioni particolari. Esatto. Per cui Vai. No, dico, per cui siamo arrivati, come ha detto Corrado, senza particolari aspettative. Però poi i risultati, ragazzi miei, sono arrivati. Io devo essere sincera, la mia sensazione, ma l'ho detto da subito quando sono entrata, è stata quella di Il silenzio. di portare silenzio, entrare con silenzio e con rispetto. Io ho usato la parola riverenza, forse non era la parola giusta, o reverenza, ma proprio la sensazione di dover entrare in punta di piedi perché lì c'era qualcuno che ti teneva controllato. Sì. E questa sensazione l'ho avuta Subito. da subito fino ad arrivare all'epilogo finale, dove è uscito quel Che avete direttore visto. dal libro e che noi ovviamente abbiamo associato alla figura del padrone di casa. Insomma, è stata un'indagine molto interessante perché sono successe cose particolari dal Sì. Sassolino che tu hai Allora, il visto. Sassolino, ragazzi, Lara non può testimoniare se non fisicamente. Io ho sentito che qualcosa mi ha toccato il polpaccio. Esatto, qualcosa ha toccato il polpaccio di Lara. Io immediatamente ho avuto, non voglio prendermi dei meriti che non ho, anche perché non avete visto niente, però ho avuto la prontezza di riflessi di abbassare lo sguardo. Peccato che ho abbassato solo quello, non la telecamera. Però effettivamente, non si può. esatto, però effettivamente io ho visto questo Sassolino che era di dimensioni non più grosse di queste, che è partito dalle spalle di Matteo, quindi rispetto a Lara, di fronte a Lara, ed è arrivato tra i piedi di Lara. E io ho sentito Lara era che ferma, qualcosa io ero fermo con la telecamera che inquadravo Lara e Matteo era dietro con la sua telecamera, quindi eravamo tutti fermi. Lì è fuori. Lì è fuori. Cos'era? Non so, mi si sono sentita toccare. Non sei infatti. stato tu? No, ma ho visto un sasso anche. Avevi un sasso in mezzo ai piedi tu, Io ho sentito un tic tic. E avevi un sasso in mezzo ai piedi. L'ho visto io, giuro. Morissi qui. Infatti ho detto, Vabbè, dai. sarà stato Matteo. No, io ho sentito un spostando qualcosa qua. Era un sasso. E sinceramente sta roba qui non me la so spiegare, potete stare qua a farmi tutti i disegnini Sì, anche no, voi che volete. possiamo ma- dirvi qualsiasi cosa, ma cioè alla fin fine Sì. io so di aver sentito qualcosa che mi ha toccato il polpaccio Sì. e
tanto che mi sono inchinata per guardare e toccarmi. Poi Corrado ha detto: ma è passato un sassolino, cioè è passato, sì, insomma c'è Sì. stato un sassolino. E ho detto: ma come, dove? In Io mezzo non l'ho ai suoi visto. piedi, Sì, praticamente, sì, è sì. andato in mezzo ai suoi piedi e ha rimbalzato. Cioè, l'unico modo perché un sassolino faccia quella traiettoria Che e si venga sollevi tirato. da te, che venga tirato, Sì. o calciato in qualche modo, ma Sì. eravamo in punta di piedi, veramente, stavamo camminando lentamente, non c'è bisogno di fare le corse, per cui non abbiamo sollevato noi nulla, cioè No. voglio dire, non si è spostato nulla all'interno di quella stanza, tanto da Assolutamente. poter creare, no, una successione di movimenti, per cui quel sassolino, per cui vai a sapere che cos'è successo. Fino ad arrivare, ragazzi, a quello che avete visto tutti, che per E noi sentito. è la terza volta, si può dire, perché e che una è comunque successa. sia, cioè, Esatto, ti una è tocca. successa insieme a GHG all'ospedale abbandonato, poi c'è successa alla Alla chiesa dei chiesetta. bambini e adesso. Quindi insomma, Ma qui c'è stato un botta e risposta, Sì. perché ok, la prima volta che è suonato il REM pod e lì ci siamo proprio la faccia di Matteo, la faccia di Matteo, ragazzi, valeva il prezzo sì, del biglietto, sì, come sì, si suol dire. Comunque questa sensazione di reverenza, no? Di dire sì signore, sono entrata ma non faccio rumore, sto attenta. No! Il REM pod, Oh! cazzarolo. Possiamo accendere le luci Sì, per favore? assolutamente sì. perché per quanto lui abbia una propensione al paranormale, Sì. non è abituato a certe cose, ma manco noi, perché No, cioè, ma infatti esatto. non vogliamo passare per gli abituati, No, perché noi lo sapete benissimo, cioè, esatto. ma quando poi abbiamo continuato nel discorso, abbiamo cercato di instaurare una comunicazione, il REM pod continuava a suonare. Sì. Ti tolgo la luce. Ti tolgo questa luce. Ecco. Perfetto. Quella roba lì suona solo se c'è. Se ci... Porco Giuda. Scusate, ma Non c'è niente. Illuminalo. Non c'è niente. Neanche la polvere. E ragazzi, non c'era niente là, cioè l'unica cosa poteva essere, abbiamo pensato, un ragnetto che cadeva col ma Sì, cioè poi però, dopo quando ragazzi, Matteo è andato a rigirarlo Esatto. l'avrebbe visto. Esatto, il discorso qual è? Che il REM pod l'abbiamo detto in 1000 salse, ma l'avete visto, insomma, non solo da noi, basterebbe guardare in giro anche altri canali che usano il REM pod bisogna toccarlo proprio, bisogna andarci Ma a un millimetro. sì, proprio devi sfiorarlo, devi proprio sfiorarlo, devi andargli Sì, vicinissimo. avete visto anche, se non, insomma, poche settimane fa, l'indagine che ho condotto insieme al RIF Paranormal, avete visto quando Mary e la stessa sua collega, che adesso mi sfugge il nome, mi si è perdonata la cosa. Scusaci. Scusaci, ecco, si erano avvicinati, Linda, bravissima, si erano avvicinati tantissimo per fare la controprova Sì. che non Lo suonasse devi così a praticamente casaccio. quasi toccare. Esatto, Linda addirittura aveva passato, si era proprio quasi appoggiata col polpaccio lì e non suonava. Quindi fate conto che qui in questa occasione era da solo nel sottotetto Era a una decina 40 di metri. No, anche- 40 no, no, 40 però no, era nell'altra, sì, erano due saloni, sì. era all'entrata del secondo salone Sì. ed erano grandi, ma poi si vedono le proporzioni, la E distanza. quindi quando ho zoomato verso il REM pod, che eravamo lì al buio, avete visto quanto ho zoomato prima di arrivare al REM pod. No, Quindi è stato particolare. è stato particolare, è stato molto interessante. Noi abbiamo ipotizzato questo padrone, questo padre che ha come dire, costretto, tra virgolette, la figlia a sposarsi, partendo da questo quadro. Da questo quadro particolare che sembrava quasi disegnato da un bambino barra Sì, perché bambina. non era fatto benissimo, no, diciamo. si vedeva che i disegni erano un po' elementari. Sì, ecco. sì. Ora, noi l'abbiamo visto lì in quella cascina c'erano tanti alloggi, tante come dire, situazioni abitative, per cui vai a sapere. Noi l'abbiamo trovato lì e abbiamo cercato di fare delle domande inerenti, perché in tutta quella casa l'unica, tra virgolette, nota di colore effettivamente era quel quadro, perché Sì. c'erano dei mobili tra l'altro bellissimi, Mamma mia.
bellissimi. E un sacco di specchi anche. Un sacco di specchi nella stanza del sassolino. Sì. Ma erano tutti accatastati, c'erano delle panche della chiesa, c'erano mobili, si capisce che erano stati messi lì. Sì. E poi c'era questo quadro che faceva un po' la differenza con tutto il resto. Era fuori contesto. Era fuori contesto, esatto, e ci ha fatto venire su dei dubbi, insomma, Sì. delle domande da fare, e abbiamo girato attorno a quello. È strano il quadro, È inquietante. perché ok, c'è questa donna, ma allora, che sia una bimba che deve fare la comunione, anche se a ben pensarci È scollata. l'ha scollata, ma qua è colorata, è come se avesse Sì. una retina. E anche se fosse una donna, se fosse una sposa, c'è lo sfondo nero. C'è lo sfondo nero, capito? Non è che, non so, Sembra ci sono triste. Sembra triste. Alla faccia è triste. Sembra triste. O come dice Matteo, è effettivamente è stato disegnato da una bambina che ovviamente Allora, non puoi capire. non- Poi la cosa è del generatore, che mentre eravamo nella stanza del quadro ha detto quassù, ha detto una cosa Sì, del è genere. vero. Che dovevamo salire Sì, praticamente, esatto. E quassù, lassù, il re un po' da suonato. Esatto. E L'altra e cosa... anche il libro ha dato Sì, delle sì. risposte. La prima parola direttore che ha fatto pensare al padrone, di casa. Ecco, un'altra cosa che è più una nota di colore che altro, però a me ha fatto, adesso rido, però quando eravamo lì ci siamo chiesti più di una volta cosa potesse essere, era quel momento di calore quando siamo passati davanti alla porta. Davanti alla Allora, casa. fate conto ragazzi che l'abbiamo condotta, che mese era? Primi di maggio l'indagine. Sì. E già avete visto che eravamo un po' abbastanza smanicati. Sì, si stava bene quella sera. Esatto, però era sera, quindi comunque nonostante facesse caldo, però la sera temperatura calava, eravamo in mezzo alla insomma. campagna, Sì. la temperatura Sì, cala. sì. Ecco, lì il tratto dal quale, cioè il tratto che è partito da dove abbiamo fatto la presentazione fino ad arrivare nella chiesa ci ha costretto a passare davanti all'ingresso della casa, che poi abbiamo visitato in un secondo momento. Ecco, passando proprio davanti all'ingresso, c'era l'ingresso qui e un albero qui, L'albero, un cespuglo, lì faceva un caldo, sembra che ci fosse una tremendo. stufa accesa, Sì. cioè proprio caldo. Ma ci C'era sono proprio stati caldo. 10 gradi di differenza. Mamma mia, sì. Da lì al passo dopo, Sì. che eravamo fuori fuori raggio Dall'ingresso della casa. Ma pensa qua che caldo che c'è. Sì, qua Questo è un punto. è vero, qua c'è caldo. Qua in questi 4-5 metri. Sì, qui è vero, anche quando siamo passati Sì, senti. al nostro... Ecco, qui fa un caldo bestia, sì, non so perché. Ma pensa che storia. Cioè sembra che ci sia una stufa. Sembra che ci sia una stufa. Sì. Il caldo della Madonna c'è qua, sì. Poi esci, basta. Ah, Cioè, le giornate sono calde, ma qui fa più caldo. Ecco, vedete la bocca della casa? In una casa così dovrebbe addirittura far più fresco. Allora, Però- non può. Allora, sono case di una volta fatte di mattoni che accumulano effettivamente il calore del giorno, ma eravamo a maggio, i primi di maggio. Per quanto ci fosse caldo, non c'è il caldo c'erano di luglio, 30 gradi, certo, 35 gradi. E per quanto la dispersione del calore da parte del materiale della casa, dei mattoni, cioè, lo senti proprio a ridosso. Se tu tocchi il muro senti il caldo, ma se sei ad agosto, se sei a luglio ed agosto. A maggio no. A maggio, cioè. Poi comunque eravamo sotto sera, proprio erano le Sì. 8, una cosa del genere, 8 Sì. e mezza, insomma. O prima si è che- creata una sorta di nicchia tra l'albero e la casa. Esatto, però poi ecco, poi la cosa strano particolare è comunque. che quando siamo usciti a fine indagine la temperatura era Sì, uniforme. no, si era uniformata tutto il resto, Per cui- era già più tardi, Sì. quello sicuramente. È Però è stato stata strano. veramente una delle indagini Belle. più particolari che abbiamo Sì. fatto come SH, e bisogna ringraziare ovviamente chi ce l'ha fatta scoprire, ossia Matteo, sì. Ovviamente iscrivetevi al canale dei 5 Goonies. No, a me è piaciuta tantissimo, forse una delle più belle che abbiamo condotto. Esatto, quindi- Partita in sordina, più o meno, ma arrivato ad un dunque interessante. Direi proprio di Interessante sì. molto, sì.
Va bene, quello che c'era da dire è questo. Ringraziamo ovviamente Matteo dei 5 Gunnis. Noi rivediamo la prossima volta per una nuova indagine. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, ma soprattutto quello di lunedì. A presto. Ciao. Ciao.